Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo tutorial, andremo a fare un orecchino che non è per niente complicato, anzi è semplice da realizzare. Ed eccolo qua. Ho utilizzato un Rivoli da 12 mm, Super Duo, questi sono cabochon 2 fori da 7 mm, le Zoli Duo, perle da 3 mm e oltre alle 11.0 dove ho fatto l'incastoratura netted soltanto con le 11.0 serviranno delle 15.0 e delle 8.0. Poi naturalmente un perno, una monachella e come vedete è un orecchino bello rigido, compatto, leggerissimo anche, quindi non è pesante. Vi mostro nel dettaglio i materiali che troverete sempre nell'info box, tutta la lista dei materiali che io utilizzo. Allora, servirà un Rivoli da 12 mm, poi serviranno 3 misure di rocaille, allora le 15.0, delle 8.0 e come 11.0 io utilizzerò due colori, queste dorate, sempre 11.0, metti a fuoco, e questa colorazione bellissima e sono sempre 11.0. Poi serviranno delle Super Duo, dei cabochon 2 fori da 7 mm, questi, le Zoli Duo sia di destra che di sinistra, serviranno tutte e due, e delle perle da 3 mm, ma come vedete ne serviranno solo 4. Come filo utilizzerò un Farline da 0,15 e poi naturalmente servirà un perno o una monachella. Questo è tutto il materiale che servirà per realizzare questo orecchino. Questo è il retro. L'incastoratura è molto semplice, fatta soltanto con le rocaille. Bene, questo è tutto. Io vi rimando al tutorial e vi mando un grosso abbraccio. Ciao! Iniziamo inserendo sul nostro filo 20 rocaille 11.0. Le contiamo insieme e sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ora dobbiamo chiudere a cerchio, ripassando attraverso le perline. Io non farò nodini, basta ripassare un paio di volte per bloccare il filo. Quindi ripassiamo in tutte. Anche perché poi dobbiamo ripassare di nuovo per inserire altre rocaille, quindi non serve fare il nodino. Lasciatevi un po' di filo alla fine in modo da tenerle ben strette. Ora prendo l'altra colorazione di 11.0 e mi inserisco in 5 rocaille, vedete? Metti a fuoco, sono
5 rocaille. Ogni 5 andremo ad inserire una 11,0. Quindi prendiamo di nuovo una rocaille e ci inseriamo nelle prossime 5. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo nelle prossime 5. E tirate bene il filo. Ultima rocaille e ci inseriamo nelle prossime 5 uscendo dalla rocaille che abbiamo appena inserito e tirate bene e abbiamo formato un quadratino. Ora noi usciamo da questa rocaille che abbiamo messo in questo giro. Ora ne inseriamo 7, sempre di 11,0. Io quella centrale userò sempre la seconda colorazione. Vedete, sono 7. Noi usciamo da questa rocaille, rientriamo in quella successiva formando un archetto. Di nuovo altre 7. Sono sempre 7 rocaille. Usciamo da questa e ci inseriamo nella prossima in questo modo e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua, questo è il risultato. Ora ci dobbiamo inserire nel primo arco che abbiamo formato uscendo sempre dalla rocaille centrale. Vedete? E qui di nuovo altre 7, 11,0. Sono sempre 7, 11,0. Da questa rocaille ci inseriamo nel prossimo arco sempre nella rocaille centrale. E tirate il filo. Di nuovo altre 7 e ci inseriamo nel prossimo arco sempre nella rocaille centrale. Cominciate a stringere e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco il risultato, vedete, si è formato come una gabbietta. Questo è l'arco, gli archi che abbiamo formato adesso. Ora ci inseriamo sempre in questo primo arco uscendo sempre dalla rocaille centrale. Adesso prendiamo il nostro rivoli, lo mettiamo a testa in giù e cominciamo a tirare. Ora prendiamo una rocaille sempre 11,0 e ci inseriamo nel secondo arco sempre nella rocaille centrale e tirate bene così. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo nel prossimo arco
sempre nella rocaille centrale e cominciate a stringere. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo sempre nella rocaille centrale del prossimo arco. Di nuovo una rocaille e ci inseriamo nella rocaille dalla quale siamo partite e tirate bene il filo. Ed ecco il risultato. Metti a fuoco. Ora quello che dovete fare è soltanto rientrare di nuovo in tutte queste rocaille per stringere bene il retro. Dobbiamo stringere il retro del rivoli. Quindi fate di nuovo un giro per stringere bene. Ed ecco il risultato. Ora dobbiamo risalire perché ci dobbiamo portare ad uscire da questa rocaille del primo rocaille centrale del primo arco che abbiamo formato. Vedete? Ora mettiamo sul lago una 8-0, un cabochon doppio foro, vedete? Quindi una 8-0, ci inseriamo nel primo foro, fate attenzione che il secondo foro deve stare verso l'esterno. E di nuovo una 8-0, ecco qua, 8-0, cabochon e un'altra 8-0. Vedete, noi usciamo da questa, ci dobbiamo inserire in questa e tirate bene il filo in questo modo. Vedete, il secondo foro si trova verso l'esterno. Di nuovo una 8-0, un cabochon e un'altra 8-0. Da questa noi dobbiamo inserirci in questa di fronte e tirate bene il filo, vedete? E dobbiamo continuare in questo modo fino alla fine. Ed ecco qua il risultato. Vedete, il secondo foro è sempre verso l'esterno. Ora ci inseriamo nella 8-0 nel primo cabochon che abbiamo inserito e usciamo dalla seconda 8-0. Qui mettiamo sul lago 2 super duo e ci inseriamo di nuovo nella 8-0 nel cabochon, tirate bene mi raccomando, e usciamo sempre dalla seconda 8-0, di nuovo 2 super duo e rientriamo nella 8-0 nel cabochon, sempre nel primo foro del cabochon, e usciamo di nuovo dalla 8-0 e dobbiamo continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato, vedete? Sto uscendo dalla 8-0, ora rientro sempre nella prima super duo nel foro basso e mi porto ad uscire dalla seconda super duo dal foro alto.
Ora noi qui dobbiamo inserire, in prossimità del cabochon, dobbiamo inserire le zoli duo, e le zoli 2 le dobbiamo inserire in questo modo. Vedete? Così le dobbiamo inserire. Quindi prendiamo una 15-0, la prima zoli duo la prendiamo dalla punta e ci inseriamo nel secondo foro del cabochon e tirate bene il filo. Ora prendiamo prima la zoli duo e poi la 15-0 e ci inseriamo nel foro superiore della prima super duo e tirate bene. Vedete, le zoli 2 le dobbiamo posizionare in questo modo. Qui in mezzo alle due super duo andremo ad inserire un'altra super duo. Ora di nuovo qui dobbiamo mettere le zoli duo, quindi prendiamo prima la 15-0, la prima zoli duo e ci inseriamo nel secondo foro del cabochon. Tirate bene il filo, mi raccomando. Ora dobbiamo prendere prima la zoli duo e poi la 15-0 e ci inseriamo nel foro superiore della prima super duo in questo modo. In mezzo alle due super duo andremo ad inserire di nuovo una super duo e questo sarà il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco qua il risultato dopo quest'ultimo giro. Sto uscendo dalla super duo. Ora inserisco sul lago 4 15-0 e mi inserisco nel foro superiore della prima zoli duo e tirate bene il filo. In mezzo alle due zoli duo andremo ad inserire una perla da 3 mm e ci inseriamo nel foro superiore della prossima zoli duo. Di nuovo qui andremo a inserire 4 15-0 e ci dobbiamo inserire nel foro superiore della prima super duo e tirate il filo e questo sarà il risultato. Ora attraversiamo la prossima super duo nel foro basso e poi usciamo dalla prossima dal foro alto e qui di nuovo 4 15-0 e ci inseriamo nel foro alto della prima zoli duo. In mezzo alle zoli duo andremo ad inserire una perla da 3 mm e ci inseriamo nella prossima zoli duo. Di nuovo qui altre 4 15-0 e ci inseriamo nel foro superiore di questa prima super duo e tirate bene il filo. Vedete? Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Ed ecco il risultato dopo questo giro. Vedete? Sto uscendo dalla super duo, inserisco nelle prime 4 0
di quest'ultimo giro. Rientro in tutte, rientro nella Zoliduo e mi porto ad uscire dalla perla da 3 mm, perché sulla perla andremo a fare un picot con 5 15 0. Sono 5 15 0. Usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta e formeremo un picot. Ora rientriamo nella Zoliduo e scendiamo nelle prime 4 15 0. Ora inseriamo sul lago altri 5 15 0. E ci dobbiamo inserire, vedete, noi usciamo dalle, metti a fuoco, dalle 4 15 0, ci dobbiamo inserire nell'ultima di questa fila, vedete, prima di quella centrale. Questo è il primo arco che abbiamo formato, noi ci dobbiamo inserire nell'ultima di queste 3 e tirate il filo. Ora prendiamo una 11 0, io prenderò questa del secondo colore e ci inseriamo saltando quella centrale nella prima di queste prossime 3 e tirate bene il filo e questo sarà il risultato. Ora mi rimettiamo sul lago 5 15 0 e ci inseriamo nelle 15 0, in queste 4 15 0. Saltiamo la prima e ci inseriamo in queste 15 0 che abbiamo messo nel giro precedente. Vedete, si formerà questa decorazione. Ora attraversiamo anche l'ultima, la Zoliduo, e usciamo dalla perla da 3 mm e così ricominciamo di nuovo il giro. Inseriamo sul lago di nuovo 5 15 0. Noi usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta, così, in questo modo. Ora attraversiamo di nuovo la Zoliduo e scendiamo nelle prime 4 15 0. Qui rimettiamo sul lago 5 15 e ci dobbiamo inserire, vedete, questo è il primo arco, nell'ultima di queste prime 3 e tirate il filo. Ora prendiamo di nuovo una 11 0, saltiamo quella centrale e ci inseriamo direttamente nella prima delle prossime 3. E tirate bene il filo. Ora rimettiamo di nuovo altre 5 15 0 e ci inseriamo in queste ultime 4 15 0 e tirate bene il filo.
Vedete? Questo deve essere il risultato e dovete continuare così fino alla fine. Dopodiché fate un cappietto su una perla, insomma, oppure su una super duo se volete, e l'orecchino è terminato. Quindi faccio questo lavoro e ci vediamo dopo. Ed ecco qua, il nostro orecchino è terminato. Questo è l'altro. Come avete visto, è semplicissimo da realizzare. Io spero di essere stata chiara, spero che vi piaccia il modulino. Per il momento io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio e ci risentiamo molto presto con un nuovo tutorial. Ciao a tutti!